questa è la terza edizione del Premio Artista d'Europa. Abbiamo scelto per questa tappa Venezia perché riteniamo che dopo Milano, Firenze, Venezia dovesse essere assolutamente una delle tappe per questo premio internazionale di carattere europeo. Quando sono entrato in questa sala qualche mese fa, Roberto, ho visto questi affreschi alle pareti, questa sala così grande, mi sono emozionato per un istante e mi è venuta a mancare la parola. Forse la sindrome di Stendhal può essere? È probabile, perché qui sopra, invece che affreschi, lì sopra, pensate che sono delle tele, sono prese le misure e quelle sono delle tele posizionate, pensate la grandezza, un'illusione perché le persone immaginano giustamente che si tratti di un affresco, ma in realtà sono delle tele posizionate. Quando ho visto questa sala dicevo molto bello, ho detto assolutamente dobbiamo fare il premio Artista d'Europa qua dentro, perché il premio Artista d'Europa è un premio veramente eccezionale che esalta. It's the best. Sì, non volevo dirlo, però esalta sostanzialmente i titoli, gli artisti internazionali e quale altro posto migliore di questo a Venezia potevamo andare a scegliere. Pensate che hanno partecipato, si sono iscritti a questo corso, questo concorso, quasi 1100 artisti. Ma soltanto 450 ne abbiamo selezionati. Significa che soltanto il 40% degli artisti che hanno partecipato sono stati poi selezionati dalla giuria per entrare a far parte di questo premio. E questo già è un grandissimo successo di ognuno di voi, perché ognuno di voi ha già vinto. E quindi è per questo motivo che secondo me loro già meritano un applauso. Chiaramente poi dovremo individuare 5 vincitori, i primi 3, il primo, il secondo e il terzo vinceranno premi in denaro, il quarto e il quinto una pubblicazione sull'Espresso. Ma dicevo, per quanto mi riguarda in realtà già siete tutti vincitori. Andare a scegliere soltanto 5 vincitori in mezzo a 450 sarà molto complicato, anche perché abbiamo ricevuto opere di altissimo valore, per cui sarà veramente molto complicato. Annunceremo i 5 vincitori il prossimo 19 dicembre sui nostri canali social e tramite email. Come vi dicevo però, chi non dovesse essere vincitore non rimanga deluso, perché comunque l'obiettivo principale del Premio Artista d'Europa, così come l'obiettivo principale di tutti i premi e di tutte le iniziative organizzate da Pitturiamo, è quello di dare a voi artisti l'opportunità di farvi conoscere e di divulgare la vostra arte. Perché il miglior artista, la migliore opera d'arte, se rimane nel vostro garage, se l'artista rimane sconosciuto e l'opera d'arte rimane nel garage, è praticamente inutile, ok? Quindi è fondamentale che vi promuoviate. Adesso ho il piacere di passare la parola a Roberto Litta, che è un nostro caro collaboratore con il quale abbiamo intrapreso questa iniziativa e questa attività di promozione dell'arte per questo premio del 2025 e vorrei che fosse lui adesso a parlarvi dell'importanza dell'arte. È molto pericoloso. It's very dangerous to give this to one critic of art. È pericoloso dare un microfono a un critico d'arte, però cercheremo di essere nei tempi, ma soprattutto di non annoiarvi, ma soprattutto di raccontare un po' questa bella storia che oggi qui a Venezia ha preso forma. C'è stato tanto lavoro dietro, il lavoro organizzativo. Direi di fare un grande applauso non soltanto a Nino e ad Anna, ma a tutti i collaboratori di Pitturiamo, perché se non ci fosse il lavoro delle persone che sono anche dietro le quinte non potremmo vivere una giornata e un premio così importante. Assolutamente.
Quando Nino mi ha chiamato, eri proprio venuto a fare il sopralluogo qui e mi ha dato la notizia di decidere che in questa sala capitolare avremmo svolto questo momento del premio Artista d'Europa. Non poteva starci un posto migliore di Venezia e un posto migliore di questa sala, perché questa sala, come sarà per tutti voi, ci ricorda che l'arte regala la immortalità. Qui ci sono, su ognuna di queste opere si potrebbe parlare molto, queste scene che raccontano la storia attraverso San Giovanni, dove proprio perché San Giovanni era un evangelista, l'arte doveva aiutare ad evangelizzare, a far conoscere i valori cristiani. E la congregazione di San Giovanni Evangelista qui a Venezia era già nel 1300, ma ancora oggi è una delle più importanti, se non la più importante. Ha avuto moltissimi benefattori, moltissimi mecenati che hanno contribuito a finanziare gli artisti che ci hanno regalato queste opere così belle. E vedete, oggi l'arte è qualcosa molto contemporaneo, è immagine, l'arte c'è molta creatività, ma è mossa sempre dallo stesso spirito, cioè dalla grandezza dell'altruismo dell'artista di voler lanciare con le sue opere un messaggio al mondo. E dobbiamo ringraziarvi, siete venuti da ogni angolo d'Europa, qualcuno è venuto dalle città urbane come Berlino, e qualcuno è venuto dalla Grecia, dal Portogallo, dalla Spagna, e quindi è come se l'Europa fosse più unita dall'arte che non dalla politica. Gli artisti, tutti voi, raccontate una bella storia, un bel pezzo dell'esperienza umana e raccontate la sensibilità, raccontate il desiderio di ricordare al mondo che gli esseri umani sanno fare delle cose decisamente belle. Tante volte vi sarà capitato di avere dei giorni un po' tristi, dei giorni in cui vi veniva in mente di mollare, oppure dei giorni in cui non vedevate riconosciuta il vostro talento, la vostra arte. Però la vostra forza, la forza dello spirito dell'arte è stato quello che vi ha aiutato a superare quei momenti. Un concorso, un evento internazionale come questo ha, secondo me, Nino, proprio questa prima funzione di dare conforto, dare sostegno agli artisti e far capire che stanno sulla strada giusta, che non devono smettere mai di regalare al mondo, alle altre persone, le loro capacità espressive, la loro capacità di comunicare attraverso l'arte. E ci sono tra le persone che si sono candidate anche dei giovanissimi, c'erano anche dei bambini, questo mi ha fatto molto, molto piacere. Però io penso che tutti gli artisti sono dei bambini dentro, perché con la loro arte portano la loro innocenza, la loro purezza, la loro bellezza interiore. Quindi penso che queste occasioni ci aiutano a ricordarci l'importanza di non cancellare il bambino che è dentro ognuno di noi. Anche i colori che voi usate nella vostra arte sono come i bambini, sono molto fragili. Ma quando voi quei colori li componete con la vostra ispirazione su delle tele, improvvisamente quei colori mettono i muscoli, diventano forti e saranno lì a perenne memoria a ricordare la grandezza dell'arte e il messaggio che voi avete voluto regalarci. E ognuno di voi è un testimone della capacità dell'essere umano di non farsi travolgere dalle cose brutte che purtroppo ci succedono attorno. E quindi grazie a voi per credere in primis nell'arte, perché se non ci fossero gli artisti come voi, non ci sarebbero gli appassionati d'arte come me, non ci sarebbero le organizzazioni che promuovono la vostra arte. Quando ero piccolo ero pessimo in disegno, non raggiungevo la sufficienza, ma questo non mi ha mai generato invidia verso le persone che avevano il talento per dipingere o disegnare, mi ha instillato la curiosità. Ed ero curioso della magia che ognuno di voi possiede, la magia di comporre, di riprodurre pensiero. E dicevo questo fatto della magia, no? Se voi vi avvicinate a una persona che sta disegnando, dipingendo, vi scatta una curiosità e vedete che quei tratti
quelle matite, quei pennelli danno forma. Pensate che fino a qualche tempo fa, fino a 100 anni fa, se voi volete dare una testimonianza dei vostri pensieri o di un luogo o del ritratto di una persona, avevate solo quello strumento, che era lo strumento della pittura. Poi è arrivata la fotografia. E quindi in quei tratti c'è la vostra fantasia, ci sono i pensieri. La pittura è stata una pittura figurativa per raccontarci la realtà, ma l'arte della pittura ha saputo andare oltre la realtà, ha saputo interpretare il pensiero. E io dico sempre che i quadri, la pittura non produce solo quadri, produce mondi. Però questi mondi noi dobbiamo imparare a saperli conoscere, a saperli vedere, dobbiamo riuscire a entrare dentro ai mondi che voi costruite con le vostre opere d'arte. E quindi devo dirvi che per tutti gli organizzatori è stato un lavoro imponente dover guardare con calma, eppure vi posso testimoniare che ognuna delle vostre opere riesce a toccare il pensiero, a toccare il cuore, a far arrivare un messaggio. Questo penso sia il risultato più bello e più importante che ci portiamo tutti da questa esperienza, aver saputo ascoltare i tanti messaggi arrivati da ogni angolo d'Europa. E Venezia, che da sempre è una città internazionale, una città che ha saputo dialogare con tutte le culture del Mediterraneo, l'unico luogo del mondo rispettato da tutti. Durante la tragedia della Seconda Guerra Mondiale nessuno si azzardò mai a buttare una bomba su Venezia, perché questo patrimonio, quest'arte è qui in Italia, siamo fortunati che sta qui in Italia, siamo veramente fortunati, ma questo è l'umanità, è la capacità del talento umano. E quindi anche durante quella guerra violenta che ha fatto male a tutti c'era il rispetto per la grandezza dell'arte che alberga qui a Venezia. E quindi è vero che la bellezza salva il mondo, e siccome oggi ci sono anche tanti amici e amiche che si sono candidate dall'est, bisogna pronunciare il nome di quel grande filosofo e letterato russo, bisogna pronunciarlo per un fatto di garbo come lo pronunciano loro, che è Dostoevskij, non Dostoevskij come diciamo noi. Allora meglio che non lo pronuncio io, perché... E lui diceva questo, ma la bellezza perché in fondo l'essere umano ha tante componenti belle. Le brutte notizie fanno subito rumore, ma c'è tanta bellezza, e oggi qui in questa sala c'è una grande testimonianza di persone che si sono messe in gioco, che si sono messe in qualche modo anche andando un po' controcorrente. E quindi ecco, questo concorso Pitturiamo sono i momenti in cui queste persone che vanno controcorrente possano alzare la vela della bellezza. Ma è proprio questo quello che dicevo poco fa, cioè è fondamentale questo aspetto, quello che abbiamo detto, che l'artista deve sapersi mettere in gioco, deve promuovere la propria arte e farla conoscere, altrimenti rimane un esercizio fine a se stesso. So che non sarà possibile fare 448 ex equo, non è possibile perché non sarebbe un concorso, quindi bisognerà fare delle scelte, ma veramente sono delle scelte difficili e ognuno si deve portare, secondo me, la consapevolezza di aver dato una mano a far proseguire nel tempo questo mestiere, questa arte, questo desiderio di tradurre in immagini i vostri pensieri, un po' come succede con le parole, e voi lo fate con i vostri pennelli, con le vostre macchine fotografiche, con i vostri attrezzi di scultura. E quindi ci sono oggi molte immagini riflesse, e sembra a volte che viviamo più in quella scatola che è un dispositivo che non nella realtà. E allora per reagire a questo anche oggi la vostra è una testimonianza, la testimonianza che ognuno di voi che ama l'arte è una persona straordinaria, irripetibile e unica, e non è un problema di essere più bravi o meno bravi,
ma sicuramente siete ognuno di voi una storia straordinaria e concentratevi sulla bellezza della vostra storia, concentratevi sul talento che vi è stato regalato e non se vi manca qualche piccola specializzazione. Siate orgogliosi del talento e della capacità di fare arte che avete dimostrato anche partecipando a questo concorso. E prendetevi oggi il vostro piccolo riscatto. Tutte le volte che vi avranno detto chi ve lo fa fare, ma che serve, lo so fare anch'io. Io lo ammetto, io per fare un viso devo fare un cerchio grande, 2 piccoli cerchi e una riga in mezzo. Non lo so fare, ma l'arte la so amare. E quindi voi siate orgogliosi del talento che vi è stato dato. Penso che ci sia qualcosa di spirituale e non dipende da... Io sono cattolico, ma uno può avere un'altra religione, ma c'è un'energia che ci aiuta. Ecco, gli artisti sono quelli che si avvicinano più di altri a quell'energia e gli artisti di quei tempi volevano aiutare le persone che non sapevano nemmeno leggere e scrivere, a respirare, a capire che nella vita c'era qualcosa di più grande del procurarsi il cibo, oggi procurarci i consumi che vogliamo fare per sentirci dei consumatori felici. È un compito troppo stupido quello per gli esseri umani. Gli esseri umani possono fare cose meravigliose e voi ne siete una testimonianza. E ci sarà un catalogo di questa... Sembra una cosa di routine, no? Però io da studioso sono andato a vedere i cataloghi delle mostre fatte nella Milano nel 1947, subito dopo la tragedia della guerra, o le mostre fatte qui nelle varie biennali di Venezia, e quanta arte trasuda, è soltanto passato del tempo, quindi uno non ha un riconoscimento immediato e invece ecco oggi, secondo me, dovete essere felici che oggi è un giorno in cui anche l'attenzione dei media che abbiamo ricevuto penso che sia un bel segnale, cioè che la società presa da tante bruttezza, da tante inutilità, da tante stupidità, comincia a capire che dobbiamo rimetterci a trasferire valori positivi e l'arte è un grande vettore di valori positivi. E tutte le volte che qualcuno vi viene a dire che l'arte state facendo qualche cosa di superfluo, voi battete i vostri pennelli, battete la vostra macchina fotografica, battete i vostri attrezzi e dite che voi state facendo qualche cosa che invece è fortemente necessario. Grazie di cuore. Volevo aggiungere proprio il fatto che Rai 1, giusto alle 5 del pomeriggio, fa una diretta su un evento... In un periodo in cui non mancano le notizie, purtroppo. In un periodo in cui purtroppo non mancano le notizie. In un evento di arte non fa altro che avvalorare quello che è la nostra mission ormai da anni, cioè quella di estendere l'arte, portare l'arte nelle case di tutti quanti, ogni giorno semplificare questo messaggio dell'arte e renderla fruibile a tutti quanti. A volte abbiamo dei luoghi di dire, no? Che tutte le persone sono cattive, che il tutto va male, che tutto non funziona, che gli esseri umani sono profondamente cambiati. Ecco, voi invece siete dei testimoni che l'essere umano non si è arreso. L'essere umano non si è arreso all'egoismo. Per ogni artista che produce arte, l'essere umano significa che non si è arreso alla sopraffazione. Per ogni artista che insiste e resiste a fare arte, significa soprattutto che gli esseri umani non si sono arresi all'odiare e che gli esseri umani sanno anche perdonare quando serve.